Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Scusate il ritardo oggi, ma vi avevo avvisato, sono stato di ritorno dalla Spagna. Non so chi ha seguito in live il contest di trading, è stato super divertente e ne abbiamo parlato nella parte di Q&A. Adesso invece tagliamo corto e parliamo di analisi e cose da sapere, perché siamo, ragazzi, a un soffio dagli all time high. Non so se avete notato, ma che tra l'altro oggi c'è un inciampino in corso che potrebbe essere l'ultima occasione, no? Prima della ripartenza, un po' l'ultima chiamata, l'ultimo appunto piccolo ritracciamento, se poi viene assorbito per bene dalla domanda, per poi andare a partire come si deve. Nello specifico, come dicevamo poco fa, c'è da monitorare benissimo la shadow di oggi e come chiuderà la candela di oggi, appunto il rapporto body shadow, perché se andiamo ad assorbire, vedete, questo inciampino richiudendo dentro, è veramente una chiusura fantastica. Per questa ragione seguiteci su Telegram, perché domani mattina come prima cosa pubblicheremo l'analisi proprio con la chiusura. Su Telegram, come vedete, pubblichiamo ogni giorno notizie, analisi tipo questa, proprio analisi di price action con i vari scenari, livelli chiave, tutto quanto, e tutto quello che c'è da sapere, ma appunto in tempo reale. Quella è la cosa potente, no, del nostro canale Telegram. Ti lascio il link in descrizione, è completamente gratuito. E allora cominciamo subito da una domanda. Secondo voi siamo sull'orlo della ripartenza o non è ancora ora? Cioè andremo a rompere definitivamente e andremo verso la price discovery o non è ancora ora? Insomma, cosa vi aspettate da Bitcoin nell'immediato futuro? Provate a dire la vostra nei commenti, che ci si confronta a dovere, ok? Facciamo questo gioco, ogni tanto lo facciamo, il gioco della palla di cristallo. Stando invece a vedere un po' il contesto generale, allora, oggi guardando la price action, scusate, un'altra cosa che vi dico prima che mi dimentico, c'è una promo su Bitpanda, guardate che bella, vi sto lasciando il link in descrizione anche di questa, che prevede 1 milione di pepe in regalo. Quando l'ho visto ho detto benissimo, per chi si registra su Bitpanda dal link in descrizione e investe almeno 25 euro in cripto. Quindi registrazione, investimento di 25 euro, ti regalano 1 milione di pepe entro il 15 maggio, quindi c'è tempo, ancora 3 giorni. L'importo sarà accreditato direttamente sul tuo account Bitpanda entro 30 giorni dalla fine dell'offerta, ok? Questo è il funzionamento. Link in descrizione. Bitpanda è uno dei nostri sponsor, lo sapete, quindi grazie Bitpanda per riempirci le tasche di pepe. Detto questo, torniamo a noi. Dicevamo, la price action di oggi è scottante perché con questo inciampino oggi c'è stato un po' di manipolazione di prezzo, non so se l'avete visto, perché il tema era quello dei dazi, non dazi, contro dazi. Vediamo un po' che cosa succederà e fondamentalmente all'inizio sembrava essere stato raggiunto un accordo tra Cina e Stati Uniti. L'ha detto Trump, ha detto ok, ridurremo i dazi per 90 giorni, facciamo dei tagli di qua di là per cercare di finalizzare appunto questo accordo. Solo che poi è stato postato, vedete, c'è stata una situazione sfortunata, si può tornare ai vecchi livelli di dazi per la Cina e il mercato non l'ha preso benissimo. E quindi insomma c'è stata un po' questa volatilità, no? All'inizio un po' di euforia e poi un po' di inciampo. Nasdaq curiosamente sta performando meglio per il momento, guardate, è in verde. Questo è chiaramente perché c'è un gap, quindi questa è la salita di oggi di Nasdaq, anche se vedete la candelina rossa, è in verde, ha fatto anche un bel costrutto di bottom molto interessante, se riusciamo a chiudere qua sopra, e quindi oggi Nasdaq è più forte di Bitcoin. Nonostante comunque il trend dell'ultimo periodo, come vedete da un time frame un po' più elevato, è di Bitcoin che comunque rimane più forte, vedete? Siamo andati a toccare nuovi massimi di Bitcoin Nasdaq la settimana scorsa e adesso oscilliamo, fluttuiamo un po' da quelle parti lì. Vediamo come ci comporteremo. Venendo al grafico di Bitcoin, che invece è la cosa più interessante in assoluto, guardate che cosa abbiamo di bello. Abbiamo appunto un attacco diretto, qua abbiamo le nostre leg up, lateralità leg up, e siamo arrivati ad attaccare praticamente l'ultima resistenza, i 106.100. Vedete? Questa è la chiusura giornaliera di tutta quest'area. Pam.
e l'abbiamo attaccata proprio nella candela di oggi. Non ci siamo proprio arrivati, l'abbiamo sfiorata, ma questa è l'ultima resistenza, davvero è l'ultima area importante questa qui. Quindi se adesso iniziamo a gravitare un po' qua dentro e a creare un range, questo è un po' l'ultimo, no? Ma in parte lo abbiamo già creato, vedete c'è questa candelina rossa che funge da zona di low, qui abbiamo la zona di high che è questa qui, però ovviamente noi la arrotondiamo qua sopra perché c'è la resistenza maggiore e quindi il range è questo al momento, pam e pam. E quindi abbiamo anche le due casistiche, i due scenari, molto semplicemente, no? Il bull case è sweep dei 110.000 e chiusura sopra i 106.200. Il caso di debolezza, non lo chiamo bear case perché sarebbe veramente un insulto chiamarlo bear case, è sweep dei 102.2, quindi quello che sta facendo ora, e chiusura sotto i 102.6, quindi vediamo come chiude, perché per il momento vedete che c'è un assorbimento in corso. Se dovesse assorbire sarebbe un ottimo segno, perché appunto lo sweep si concluderebbe con domanda, quindi sarebbe un ottimo segno e incrementerebbe le probabilità poi di un esito positivo. Se invece appunto andiamo a chiudere, che ne so, qua sotto, quindi chiudiamo con breakdown, il target successivo è la zona 96-98, quindi questo ormai lo possiamo togliere perché lo abbiamo recuperato. Vedete, abbiamo fatto delle candele settimanali da paura, quindi questo lo togliamo, il ritracciamento è annullato, già lo sapete, ne abbiamo già parlato, ok? Qui abbiamo il livellino 1 98,3 che vi dicevo, e il livellino 2 che è questo, se vogliamo, bam, 96,8. Quindi questa zona potrebbe essere il primo target dell'eventuale ritracciamento nel caso in cui andiamo appunto a confermare la chiusura sotto ai 102,6. Lo vedremo nell'analisi su Telegram di domani, seguiteci, link in descrizione. Mentre il bear case, il caso di che poi non è neanche questo, un po' di vabbè, avremo un lower low, comunque il caso diciamo più debole sarebbe, sì, chiamiamolo pure bear case, dai, la perdita dei 93.007, quindi andare a fare una roba del genere, quindi assorbire per intero questa leg up. Questa è un bel inciampone. Quindi stiamo un po' a vedere come andranno le cosine. 93.007, questo è il livello da non perdere, perché così rimaniamo con un higher low e poi abbiamo comunque una struttura sempre coadiuvata dalla domanda. Oggi non c'è solo Bitcoin da guardare, perché ci sono anche Ethereum che stanno partendo e in generale il mercato altcoin ha un po' di gas. Ma prima vi volevo far vedere anche questa cosa, guardate, le liquidazioni per Bitcoin, perché comunque le liquidazioni, andiamo a prendere pure tutta la chart dei 6 mesi, vedete che qua sopra ce ne sono parecchie, 2-3 miliardi, cioè c'è veramente un bel po' di liquidazioni, quindi se andiamo a sweepare questa zona qua, ragazzi, tenetevi forte perché si comincia veramente a ballare. Nel mentre le aziende continuano ad acquistare, Strategy e Metaplanet, in questo caso Metaplanet è un po' la strategy asiatica, no? Che anche lei ha comprato 1200 bitcoin così nell'ultima settimana. Strategy ovviamente è sempre su un altro pianeta, però ragazzi continuano a comprare queste, comprare, bom e via. Ed è domanda che viene presa a mercato, cioè è così, è una delle narrative, ne abbiamo parlato varie volte. Poi, la live per le tasse, ragazzi, arriva, adesso la organizziamo, non temete, non vi lasciamo soli nel folle mondo delle tasse. Allora, attenzione a domani, inflazione americana, CPI, dato previsto 2,4, precedente 2,4, vediamo come effettivamente si rivelerà domani alle 2:30, anche lì ovviamente su Telegram, lo commenteremo appena esce. Ethereum, allora, guardate, Ethereum Bitcoin finalmente dà segni di vita, 3 candele verdi giornaliere pienissime, potentissime, la posizione tra l'altro che mi ha fatto guadagnare di più nel contest di trading è stato proprio un long su Ethereum, oltre ai miei long su Pepe e su Shiba Inu. Mamma mia. E che dire, allora ci sono i primi segni di forza, in particolare mi sta piacendo l'approccio che sta facendo con 0,02384, che è un po' il primo high, questo qui vedete, che lo sta attaccando bene, attaccato. Adesso vediamo se riusciamo a rimanerci sopra e a fare un'altra leg up. Ecco che qua inizia veramente una struttura interessante, perché
Come sapete, non è la prima volta che fa un falso di questo tipo, no? Guardate ad esempio qui, fatto delle candele così e poi ha subito inciampato, assorbito. E quindi bisogna un po' dare del follow up, cioè Ethereum non è nuovo, ripeto, a fare dei falsi pump che poi vengono assorbiti in toto, quindi diamogli tempo, facciamogli creare la struttura, vediamo se questo supporto regge, quindi se si crea questo piccolo range e poi riparte, è una buona cosa, altrimenti vediamo dove si crea il low, vediamo l'high successivo, diamogli tempo, perché un range di downtrend di anni non si reversa in 3 giorni, mi raccomando, non abbiate eccesso di FOMO nel momento in cui vedete le prime candele verdi, ok? È interessante, ma è ancora presto. Total 3, quindi mercato altcoin, anche lui ha fatto qualche bella candelina tutta scottante, dopo che Ethereum parte, lo sapete che le altcoin tendenzialmente seguono, c'è da capire poi se la ripartenza di Ethereum sarà continua oppure no. Il discorso sulle alte è che siamo ancora in enorme debolezza, quindi se adesso c'è continuità potrebbe magari andare a fare un trend così, quindi una piccola alt season tipo quella di novembre per capirci, ma quella vera dovrebbe esserci solo una volta rotto questo livello, quindi è ancora ben distante. Vedete questa zona, questo costrutto qua è ciò che delinea in basso la possibile alt season, ok? Quindi attenzione, occhi aperti e vediamo come si comporterà. I prossimi giorni saranno cruciali, soprattutto per quella struttura di Ethereum che abbiamo detto prima, perché se dovesse andare a buon fine, quindi andare avanti, chiaramente ci sarebbe maggior possibilità di propagare poi sulle altre alt, ma il miglior scenario per le alt lo sapete qual è, quindi un po' l'allineamento dei pianeti è breakout di Bitcoin che va a fare nuovi massimi, price discovery, confermando la sua forza, il suo trend, eccetera, eccetera. Segue Ethereum e poi allora lì le possibilità diventano veramente alte di corsa delle altcoin. Però, ripeto, siamo ancora nella zona bassa, quindi sarebbe la fase iniziale, non la vera alt season, perché la vera alt season di solito, tra l'altro, è sulla via del tramonto del ciclo, no? Quindi questa è la situazione. Poi, che altro abbiamo da dire di bello? XRP è un'altra che sta affrontando un po' la sua prima resistenza, vediamo come andrà. Questa qui 2518, per ora l'offerta ha un attimino rifiutato l'attacco alla resistenza, vediamo se appunto prossimamente come procederà. E che altro abbiamo di bello? Direi che abbiamo visto un po' tutte le principali, vediamo Sol. Anche Sol, vedete, ha recuperato, ha creato questo costruttino qui di bottom sul breve, che adesso ha recuperato, c'è da vedere se riesce a propagare fino a, fatemi vedere sul settimanale dov'era. Allora, questo qui, 18535 è il primo, e forse è più interessante qua, e poi sì, abbiamo questi due livelli, 185 e 208, quei due lì sono i livelli da recuperare, ok? Non ha un ecosistema utilizzato, che cosa? Bene, direi che questo è quanto. Poi, per il discorso delle notizie abbiamo visto tutto, ecco il tema anche di M2 contro Bitcoin, guardate come procede tutto secondo la correlazione iniziale, lo so, fa ridere, però effettivamente per il momento sta funzionando. Arturo ovviamente è bullish, ha iniziato a dire buy everything per il discorso del taglio dei dazi nei confronti della Cina. Questo è sempre il discorso dei dazi di cui abbiamo parlato all'inizio. Basta, direi che il grosso lo abbiamo visto, ok? Abbiamo visto che inizia anche un pochino di interesse, di ritorno di interesse nei confronti di Bitcoin, guardate, pum, anche se come dicevo prima il grosso interesse tornerà dopo i massimi, ahimè la gente si farà nuovamente male, siamo alle solite, ma non ci posso fare nulla, il mercato funziona così. E bene ragazzi, io direi che questo è quanto. Noi ci rivediamo mercoledì, adesso per un po' non parto, quindi mercoledì ci si rivede di nuovo in live.
E che dire, occhi aperti a domani, vediamo un po' come va la chiusura della candela giornaliera, perché sarà super importante, quindi non perdetevi l'analisi su Telegram di domani. E ricordatevi i 1000 pepe, il 1 milione, scusate, di pepe in regalo offerti da Bitpanda per i nuovi utenti che si registrano col link in descrizione e investono almeno 25 euro in cripto. 1 milione di pepe, tutti vostri. Non spendeteli tutti in una volta. Amici, cippini in arrivo, direi che ve li siete meritati. Oggi chip, eccoli. Cippinizzatevi tutti, ollè. Tatax fa anche ravvedimento operoso, cioè ti dà come si dice, ti dà i quadri, poi devi farlo tu. Droppate un like, mi raccomando, se siete arrivati fino alla fine iscrivetevi al canale, arrivano i cippini anche su Twitch. E anche su TikTok, dai, non lasciamo soli gli amici di TikTok. Anche amici di TikTok, anche voi, mi raccomando, seguiteci, e via. Ragazzi, ci vediamo mercoledì. Fate i bravi, mi raccomando, e buona serata a tutti. Ciao ciao!